Salve e benvenuti alla Piana di Astrag. Io sono Jack Sunslet e in questo video delle Gormanalisi analizzeremo Il Signore del Popolo del Vulcano della seconda serie, Orrore Profondo. Ma prima, sigla! Aspetto e ispirazione. Orrore Profondo è caratterizzato principalmente dall'avere un teschio cornuto come testa. Il suo avambraccio e la sua mano destri sono sostituiti da una sorta di cannone da cui può sparare fuoco e lava. Nelle arti delle card, il braccio con questa caratteristica è il sinistro. Stessa storia di Bombos. Possiede un paio di ali scheletriche che gli permettono di volare attraverso la magia. Non sembra essere ispirato a qualcosa di specifico, sembra più che altro essere fatto per apparire figo e incutere timore. Ma vediamo a cosa potrebbe assomigliare. Potrebbe basarsi su Skeletor, per via del teschio, ma reso più inquietante con la rimozione della mandibola e l'aggiunta di elementi demoniaci come le corna e le ali. Oppure anche il Lich, dato il suo essere legato fortemente alla magia nera. Storia. Appare per la prima volta nella saga della Grande Eclissi, quando reclama la possibilità di partecipare al torneo della Piana di Astrag, saltando alcuni match perché questo è quello che fa un vero malvagio. Sfida Carapax. I due combattono quasi alla pari, ma appena Orrore comincia ad avere la peggio, chiede il supporto di Incubo di Fuoco, che acceca il suo avversario. Così facendo torna in vantaggio, ma viene sconfitto da un colpo eseguito da tutti i signori del bene uniti. Negli eventi del Grande Inganno collabora con Magora per convincere Helios nel tradire i suoi compagni, e lo aiuta quando nella Piana di Astrag si trova in difficoltà contro Colossus. Combatte contro quest'ultimo e Carapax aiutato da Helios, in uno scontro che non ci viene mostrato come termina, ma supponiamo finisca con la vittoria dei popoli del male. Fun fact: Orrore Profondo e il suo popolo sono i primi gormiti che vediamo con i poteri Atomic. In Eclissi Finale, nel magazine, veniamo a sapere che Magor gli aveva promesso la possibilità di governare su Gorm, se avesse sottomesso i signori del bene. Viene detto poi però che deve prima catturare il vecchio saggio, dato che con la sua presenza i signori del bene possono sempre rigenerarsi. L'ultima volta che lo vediamo sembra quasi che sarebbe stato rilevante. E invece, poteri. Come abbiamo già detto prima, è un essere pervaso dalla magia nera. Infatti ha stat molto basate sulla magia e psicopotere. Gli sembrano abbastanza buone questa volta. Le ali sono magiche e gli permettono di volare ovunque. Quando vola fanno tipo jetpack e si infiammano. Dal braccio può sparare lava o fiamme con l'attacco Fuoco Infernale. Dalle stat vediamo anche un buon punteggio di potenza di attacco e anche in altre statistiche difensive. Sembra anche avere abilità simili ad Incubo di Fuoco, infatti è così spaventoso che incontrandolo rimpiangerai qualsiasi incubo tu abbia mai avuto. Con la forma Atomic, combustione atomica, ottiene il solito power up di poter assorbire l'energia della lava, ma niente di più. Comincia però a sentirsi invincibile, forse per via dei vari boost alla maggior parte delle statistiche difensive, e non ci viene detto molto altro. Nei corti le uniche mosse che usa sono le fiamme dal braccio, che appaiono lente per qualche motivo, oppure i colpi generici con le braccia. In realtà è molto basilare su questo punto di vista, però è efficace. Una build da tanker volante con un grosso output di danni, a spese della velocità e del mimetismo. Altro. Nel gioco Gormiti Game Arena, Orrore Profondo appare come personaggio giocante. Dal videogioco non notiamo nessuna mossa particolare. I suoi colpi normali sono principalmente pugni, calci e mazzate potenti. L'unico attacco che sembra essere interessante è la sua mossa speciale, che lo mostra capace di produrre una sorta di bolle sottoterra che, al contatto con l'avversario, esplodono. È stato plasmato da Magor dalla lava nell'antro del vulcano, infondendo nella sua mente energia malvagia. Magicorvo lo annoia e il suo desiderio è diventare signore di Gorma. E questo è tutto. Sinceramente mi aspettavo molto di più da un signore della natura, e invece è venuto questa cosa qui.
Scusatemi se magari potevo dire di più. In caso, se avete qualche curiosità aggiuntiva, scrivetela pure nei commenti. Mettete like, condividete, eccetera eccetera, il classico del canale. Aggiungo cose per arrivare ai 10 minuti se ce la faccio, ma anche ad una lunghezza più alta possibile, dato che questo video uscirà parecchio breve. Ho notato che gli iscritti le visualizzazioni sono principalmente da persone non iscritte, quindi iscrivetevi pure al canale. E boh, non so, è venuto troppo corto, questa cosa mi turba. Forse lo devo rifare, non lo so, è venuto troppo corto, non c'è niente da dire di Errore Profondo, è troppo basilare. Eppure il suo design è molto buono ed è molto amato dai dalla critica, tra virgolette. È apparso pure nella serie cartoon come gormita secondario, non si capisce bene il suo ruolo, ma è comunque uno dei più interessanti nella serie cartoon. Boh, non lo so, scusate.